Ciao a tutti amici lettori, come state? Oggi ho preparato un book tag che ho creato io, ho pensato di unire le mie due passioni che sono leggere e mangiare, magari non sembra, ma sono una buona forchetta, ho sempre fame. Ho taggato un po' di canali qui sotto, se volete farlo anche voi, unirvi al tag, se ho dimenticato qualcuno taggatevi da soli, è solo una dimenticanza. Vi lascio qui sotto le tracce come sempre per poterlo rifare. Bene, cominciamo. Numero 1, La cucina della nonna, un libro nostalgico e rassicurante. Nostalgico mi è venuto in mente questo, che è Il mondo in tasca, di James Licese. Nostalgico perché deve essere il primo libro che ho letto di questo autore molti anni fa e mi è piaciuto tantissimo. È un autore di genere noir che scrive dei libri in maniera tutta originale, non sono il solito delitto, ma c'è magari il furto di gioielli, il rapimento di una ragazza, la truffa all'assicurazione, la rapina a un furgone blindato, eccetera. Questo è appunto la rapina a un furgone blindato da parte di un gruppo di poveri disgraziati che sperano di fare il colpo della vita, di uscire dalla loro povertà, dalle loro disgrazie e poi invece finisce tutto male. Insomma, scritto benissimo, se vi piace il genere, questo autore è consigliatissimo. Numero 2, Pranzo in famiglia, un libro allegro e rilassante. Qui mi è venuto in mente L'ombra del sicomoro di Grisham, che è un legal thriller, dove c'è un testamento conteso di un miliardario che decide di diseredare i suoi familiari e lasciare tutto alla domestica di colore. E l'avvocato Jack Brigance dovrà scoprire perché di questa decisione. È un libro scritto in maniera ironica, divertente, simpatica e fa anche riflettere, è anche un libro che fa pensare in un certo senso, oltre che rilassarsi. Numero 3, Dieta, un libro che hai letto malvolentieri ma che alla fine ti ha fatto sentire bene. Qui mi è venuto in mente un altro libro di Grisham che è La giuria, perché è il primo libro che ho letto di questo autore, che in realtà io non volevo leggerlo perché ero un po' snob, pensavo che ehm, gli autori di bestseller per vendere tanto dovessero essere scadenti. Invece mi sono dovuta ricredere, mi è piaciuto molto, da allora Grisha mi piace tantissimo. L'ho letto diversi anni dopo, però poi ho recuperato. Numero 4, La mensa dell'ospedale, un libro insipido e insapore. Qui mi è venuto in mente questo libro, ne avevo già parlato, che è Cerchio segreto di Amanda Prantera, che viene venduto come un capolavoro del thriller, come un libro di fantascienza, eccetera. Allora non è né un capolavoro, né io l'ho letto fino alla fine perché speravo che ci fosse il colpo di scena finale, invece non c'era neanche quello. E secondo me, non so perché lo vendono come un capolavoro, non è un libro insipido, appunto. Numero 5, Natale in famiglia, un libro corale abbondante e rasserenante. Qui mi è venuto in mente questo, I pilastri della terra, perché è un libro abbondante sicuramente, perché è lunghissimo, ci sono tanti personaggi, tanti protagonisti, vicende familiari, vicende storiche, il regicidio, la storia della Chiesa, eccetera. Ci sono sia vicende private che vicende storiche che si intrecciano. Abbondante perché è stata tratta anche una miniserie televisiva in 3 puntate, mi pare 3 o 4 puntate, lunghissimo, rasserenante perché è il classico libro che poi alla fine c'è il lieto fine. Ecco, comunque è un libro scritto benissimo, se vi piace il genere è consigliato per tutti. Genere romanzo storico, diciamo. Numero 6, Merenda dagli zii, un libro veloce ma sostanzioso. Qui mi è venuto in mente questo che è La brevità della vita di Seneca, un libro di filosofia. Seneca era un filosofo stoico classico latino che ha scritto dei libri su come affrontare la vita. Qui parla di evitare di perdere tempo dietro a cose che non puoi cambiare, come gestire meglio la propria vita, diciamo. Ma è un libro per tutti, non è assolutamente un libro difficile, un libro veloce perché è un libricino. Questo è proprio un libro sottile, però veramente importante leggerlo. E consigliato per chiunque, non è un autore difficile come si potrebbe pensare, anzi, va benissimo per tutti. Numero 7, La mensa dell'ufficio, un libro letto in fretta e in piedi. Qui mi è venuto in mente questo, Gioco di pazienza per l'87° distretto di Edmund Bean. L'87° distretto è una serie di libri lunghissimo che è una storia che è andata avanti 30 anni, che si svolge nel distretto di Isola, qui dove ci sono questi protagonisti che sono dei poliziotti abbastanza normali, non sono dei poliziotti finti alla CSI con la super fotomodella che fa
il medico legale, eccetera. Sono degli sbirri abbastanza normali, classico piedi-piatti, con delle storie che alle volte si risolvono, alle volte non risolvono giallo, alle volte viene accusato un innocente, alle volte magari non viene risolto, poi dopo 2 o 3 libri si riprende in mano la storia, come succede normalmente in qualsiasi distretto di polizia. Ha ispirato diverse serie televisive come Street Giorno e Notte, New York Police Department, I bastardi di Pizzo Falcone. Questo libro ha ispirato una puntata del Tenente Colombo che è Indagine in Castro, che si è ispirata completamente a parti personaggi perché nella puntata di Colombo ovviamente il protagonista era lui e non i protagonisti dell'87esimo, ma per il resto era pari pari questo libro. Ecco, se vi piace il genere è una serie di libri consigliatissimi, ci avevo già fatto un libro all'inizio del canale, lo lascerò qui sotto che magari viene approfondito un po' meglio il discorso. Poi, numero 8, Dolce di compleanno, un libro fatto su misura per te. Qui ho pensato alla tranquillità dell'animo di Seneca, sempre il discorso di prima, dove spiega come affrontare la vita con serenità, come vivere bene il tempo che ci è dato. Ecco, sono tutti consigli di vita che consiglierei a chiunque Seneca di leggerlo. Non ha scritto tantissimi libri, ma se riuscite a trovarli, leggeteli tutti. Numero 9. Dieta da influenza, un libro caldo e coccoloso. Qui mi è venuto in mente questo di Osho, Meditazione, prima e ultima libertà. Osho, come sapete, è un filosofo, un padre spirituale, un maestro, un illuminato, eccetera. Non è un libro per buddisti o per New Age, eccetera. Va bene per chiunque, anche se siete cattolici, se non siete credenti, non c'entra niente. La meditazione inserita nel proprio stile di vita, nelle proprie routine, nelle proprie abitudini, aiuta a vivere meglio. È un libro che aiuta a stare bene, a vivere meglio, a vivere in pace. Ci sono tanti consigli, meditazione ce n'è tanti. Io consiglierei a chiunque di fare yoga, fare meditazione, affrontare la vita con più pace, con più serenità e eliminare lo stress. Ecco, per questo che serve. E per questo lo considero un libro, diciamo, caldo e coccoloso, perché è un libro che ti fa stare bene. Se vi capita Osho, provate a leggerlo, poi mi direte se non vi piace. Numero 10 e ultimo, Piatto Gourmet, il libro più godurioso che hai letto. Qui mi sono venuti in mente i libri di Giacomo Casanova. Questo, Amori, che è un estratto della sua biografia, e Fuga dai piombi, questo. Casanova, a parte essere il famoso libertino, è un uomo molto colto, intelligente, ha letto tutti i classici, spiritoso, umorista, simpatico, colto. Se vi capita di leggerlo, leggetele perché sono scritti veramente benissimo. In questi libri raccontava un po' della sua vita e ve li consiglio. Bene amici, spero che questo tag che ho creato io vi sia piaciuto, ne sto inventando degli altri, così proviamo a farne girare qualcuno nuovo. Poi voglio vedere le vostre risposte qui sotto, aspetto i commenti. A presto, prossimo video, grazie per la visione, ciao a tutti.